Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Royal Q. Allora, oggi andiamo a vedere alcune cose che possono essere utili, di ordine pratico, per farla breve. Per esempio, la prima cosa che andiamo a vedere è come si fa a vedere il nome del nostro sponsor, cioè colui che ci ha dato il proprio link referral per farci iscrivere. Allora, in basso abbiamo 5 diciture. Andiamo su quella di destra, Mine, premiamo. In alto, come possiamo vedere, abbiamo la nostra fotografia se l'abbiamo messa, il nickname, il rango e l'email. E poi sulla destra una freccina. Se noi premiamo quella freccina si apre una pagina dove poi troveremo il nome del nostro sponsor. Ed eccolo qua, lo troviamo in basso, sotto la voce My Counselor. Vedete? E questo praticamente è il nome del nostro sponsor, la persona insomma di riferimento al quale noi possiamo chiedere informazioni se abbiamo qualche dubbio, qualche perplessità o per condividere magari esperienze o altro. Torniamo indietro. Allora, ritornando sempre sulla home, ora invece andiamo a vedere qual è la percentuale minima di first buy che noi possiamo mettere su una moneta. Ne prendiamo una a caso. Come al solito premiamo sulla moneta, si apre questa paginetta, andiamo su Trade Setting e arriviamo praticamente a questo primo settaggio. Allora, come vedete, questa voce qui, che adesso vi faccio vedere, questa è la percentuale di riferimento per quanto riguarda il profitto. Allora, quella lì noi non possiamo andare al di sotto dell'1%. Questa è una cosa che ho constatato da poco e qui si vede l'importanza di provare sempre e non, diciamo, far riferimento solamente alle informazioni che girano, perché a me era arrivato che potevo mettere anche una percentuale inferiore all'1% e invece poi provando non è così. Vi faccio vedere. Se noi premiamo e cerchiamo di modificarlo, per esempio mettendo 0,5 e premiamo in alto a destra su salva, vedete appare un messaggio che dice che non posso andare sotto l'1%. Infatti anche se io metto 0,95 mi dice esattamente la stessa cosa. Quindi noi dobbiamo lasciare necessariamente l'1%, altrimenti non viene accettato dalla piattaforma. Quindi il minimo che noi possiamo mettere è l'1%. Se mettiamo il 5%, probabilmente non ci saranno problemi perché è solamente il discorso delle percentuali inferiore all'1%. Torniamo indietro, sempre sull'home page. Un'altra cosa interessante è anche andare a vedere i profitti del nostro albero, del nostro team o dei nostri referral, come vogliamo chiamarli. In alto ci sono sempre i quattro pulsanti rapidi. Noi premiamo da sinistra verso destra il terzo dove c'è scritto Reward e si apre questa schermatina. Allora, come possiamo vedere, giorno per giorno vengono praticamente calcolati i nostri profitti. In questo caso i profitti che vengono fatti dalle attivazioni dirette, i profitti che vengono fatti dai bonus diretti e dai bonus del team. In alto, come vedete adesso da All, cioè tutto quanto messo insieme, ma noi possiamo anche separarli. Se noi andiamo per esempio sulla voce successiva, Activate, ci dà praticamente le attivazioni dirette o indirette, ossia quando qualcuno acquista un abbonamento, noi lo ritroviamo in questa pagina. Quindi possiamo vedere sia quelli che si sono attivati direttamente, sia quelli che si sono attivati nel nostro albero referral. Chiaramente bisogna tener conto del rango. Bisogna avere almeno un rango V2
per poter avere i primi bonus anche dagli abbonamenti del nostro team. E se poi noi andiamo sulla freccina che vedete sulla destra, raffigurata ad ogni giorno, entrando ci dice anche da dove provengono questi bonus. Io non clicco per una questione di privacy. Andiamo per esempio su Direct, cioè quello subito sulla destra, sempre in alto. Anche in questo caso, qui ci dà praticamente i profitti che noi otteniamo dalle fuel fee pagate dai nostri membri quando generano un profitto. Ecco, quando viene generato un profitto si paga una commissione, una fee. Ecco, noi prendiamo una piccolissima percentuale di ogni transazione andata in positivo, quindi di ogni fee pagata dai nostri diretti in questo caso. E questi piccole percentuali, questi centesimi, si accumulano poi nell'arco delle 24 ore e vengono segnalate, come vedete, giorno per giorno in questa paginetta. Ma noi possiamo vedere anche le fuel fee di tutto il team andando in alto a destra sull'ultima voce dove c'è scritto team. Se noi premiamo anche su quella, vedete, questo è quello che si ottiene dall'intero team, cioè delle piccolissime percentuali sempre pagate sulle commissioni dei profitti generati da tutto il team. Se poi voi vedete giorno per giorno c'è sempre la freccina sulla destra, andando lì potete vedere nello specifico chi ha fatto profitto, come è stato generato, quanto profitto ha fatto praticamente più o meno, perché si può anche arrivare a quello, fondamentalmente però viene raffigurato quello che noi prendiamo, la piccolissima percentuale prevista. E per questo io ho fatto un video dove parlo praticamente dei rewards e lì ho spiegato in dettaglio le percentuali, come vengono applicate, quale rango bisogna raggiungere, eccetera. E quindi in queste pagine possiamo vedere tutto questo. Chiaramente l'ultima voce sulla sinistra ci dà la somma della giornata che vi ricordo finisce alle 18 per noi. Quindi per esempio nella giornata di oggi, che è 11, io ho fatto un profitto di 32,19 $, ma la giornata terminerà alle 18, quindi magari probabilmente crescerà ancora un pochino. Torniamo sempre indietro sull'home page. Ultima cosa che volevo far vedere in questo video è il discorso dei referral. Allora, sempre in basso andiamo su Mine, l'ultima voce a destra, premiamo e qui come vedete in questa pagina c'è una dicitura che dice Team. Allora, noi adesso andiamo su Team e vi faccio vedere un po' come viene raffigurato, diciamo, il proprio team. Ecco, come possiamo vedere, chiaramente questo è il mio team, alcuni si sono attivati, alcuni no, quindi malgrado il numero, se voi vedete sulla sinistra, alcuni appaiono come V1, altri V0. V0 significa semplicemente che si sono iscritti ma non si sono abbonati, quindi di conseguenza non fanno parte del team in un certo senso, perché per far parte del team necessariamente bisogna abbonarsi, quindi vengono presi in considerazione solamente i V1. E come vedete alcuni hanno interesse a fare rete, comunque stanno facendo passaparola, altri non lo stanno facendo per niente e fra quelli che fanno passaparola c'è chiaramente chi è riuscito a trovare più persone e chi ne ha trovate meno. Allora, ricordandovi sempre il discorso del bonus meritocratico che io ho messo nel mio gruppo privato, chiaramente facendo riferimento al mio team, dove si prevedono dei bonus al raggiungimento di alcuni obiettivi. Chiaramente ci sono delle persone che magari si stanno impegnando di più e una volta raggiunti alcuni step io chiaramente li aiuterò
a passare di rango. Questo perché? Perché se abbiamo visto nel mio video che lo prevedeva, insomma, il discorso della struttura dei rewards e dei ranghi, bisogna trovare praticamente tre persone che fondamentalmente seguiranno con i ranghi la nostra crescita. E quindi di conseguenza tre dei miei diretti saranno quelli al quale poi io dedicherò una maggiore attenzione per far crescere anche me stesso come rango. Chiaramente io aiuterò anche gli altri, ma in particolar modo i primi tre che si aggiudicheranno, come previsto dal mio eh, prospetto meritocratico, eh, raggiungeranno chiaramente i 20 referral, che devono essere necessariamente 20 referral abbonati, e a quel punto poi cercheremo di crescere un po' insieme, io insieme a questi top 3 come l'ho chiamati io, in modo tale da riuscire a passare di rango, questo per ottenere una maggiore quantità di bonus e di conseguenza maggiori profitti per quanto riguarda il team, che non ha nulla a che vedere col discorso del trading automatico che invece viaggia sempre benissimo e in modo separato. Quindi come possiamo vedere c'è una persona in particolare che ha già trovato 21 persone. E chiaramente non è detto che 21 persone si siano abbonate tutte quante e quindi di conseguenza io non prenderò in considerazione il numero di persone che si riesce a trovare, ma prenderò in considerazione quanti abbonati ci saranno. Quindi magari una persona trova 20 persone che si iscrivono, ma si abbonano magari solo 5 persone, una persona ne trova 7 e si abbonano tutti e 7, e chiaramente io darò una maggiore attenzione alla persona che ha trovato 7 membri che però si sono abbonati tutti e 7. Quindi per me il riferimento saranno esclusivamente gli abbonati, il numero di abbonati. Questa chiaramente è una promozione che faccio solo io nel mio gruppo privato, dove fra i bonus, oltre all'aiuto che posso dare a trovare ulteriori referral, magari pubblicando il loro link referral nei miei video YouTube, prevedo anche dei bonus in denaro. Ma questo chiaramente è una cosa mia personale, è riservata solamente ai miei referral, quindi al mio team. Va bene, per questo video è tutto e al prossimo video. Grazie come sempre per l'attenzione, ricordatevi comunque che troverete il link referral in descrizione nel momento in cui magari decidete di scegliere me come vostro sponsor. Grazie.